Siete stanchi e stressati dal troppo lavoro o dai problemi quotidiani? Vi piacerebbe un bel tuffo nell'oceano? Se avete 10 minuti per voi, saltate su. Faremo un viaggio intorno al mondo passando ad alcune delle spiagge più belle del pianeta. Vi piace l'idea? Allora preparate costume di infradito, mettete un ombrellino nel vostro bicchiere, il biglietto è gratis e se vi divertirete iscrivetevi e lasciate un like. Iniziamo questo viaggio partendo dall'Italia, da sud, al largo della costa meridionale della Sicilia, verso la Tunisia, sull'isola di Lampedusa. Raggiungiamo la spiaggia dei Conigli, che è considerata una delle più belle al mondo. Sabbia bianca, acque trasparenti e un sole che risplende tutto l'anno. Flora e fauna fanno da contorno a questa spiaggia stupenda. Si possono ammirare nei 20 minuti di camminata fra la natura prima di raggiungere la spiaggia. L'area è protetta, quindi le visite sono regolamentate e per non impattare troppo sul paesaggio non ci sono né servizi né stabilimenti balneari, ma solo un noleggio ombrelloni e un localino sulla spiaggia. Se andate per vedere i conigli però resterete delusi, perché non ce ne sono più da tempo. In compenso, tutti gli anni, da giugno ad agosto tornano le tartarughe a deporre le uova. La schiusa è coordinata dai volontari che sorvegliano la spiaggia giorno e notte. Da Lampedusa ci spostiamo verso sud, nell'Oceano Indiano, a largo dell'Africa orientale. Si trova qui questa spiaggia da sogno, Un Source d'Argent. Acque basse turchesi trasparenti, protette dalla barriera corallina, sabbia bianca ed enormi rocce di granito, molto adatte alle famiglie. Sulla spiaggia ci sono piccoli bar che vendono succhi di frutta freschi e frutta locale. Inoltre un ristorante e zona d'ombra dove rifugiarsi dal sole cocente. Si raggiunge tramite il parco di Union Estate, pagando una tariffa di 5 euro al giorno. Offre varie opportunità di svago, come lo snorkeling, grazie alla protezione della barriera corallina. Dall'isola di Ladig è originario un uccello raro in via di estinzione, chiamato il piglia mosche del paradiso delle Seychelles. Qui sono stati girati anche diversi film famosi, come Castaway e Robinson Crusoe. Attraversando l'Oceano Indiano, arriviamo in Thailandia, tra Phuket e Krabi. Nelle Phi Phi Island troviamo Maya Bay. Conoscete il film The Beach con Leonardo DiCaprio? Se non l'avete mai visto, ve lo consiglio. È un film che tratta il tema dei viaggi in modo alternativo. La spiaggia protagonista è Maya Bay, dove troviamo acque trasparenti e sabbia fine, circondate da scogliere di centinaia di metri, coperte da vegetazione tropicale. A causa della sua popolarità, c'è stata un'impennata di visite, circa 5.000 turisti al giorno, e questo paradiso ne è risentito a tal punto che a giugno 2018 è stata chiusa ai turisti fino ad almeno la fine del 2021, per riparare e prevenire ulteriori danni all'ecosistema e soprattutto alla barriera corallina. Le ultime ispezioni fortunatamente hanno rilevato un netto miglioramento della natura e della rigenerazione dei coralli e della fauna presente. Superando le Filippine, in direzione est, attraversando l'Oceano Pacifico, al largo delle coste degli Stati Uniti troviamo le Hawaii. All'interno del Polyale State Park troviamo Polyale Beach, una spiaggia di 27 km con dune di sabbia dorata alte anche 30 metri. Per arrivarci bisogna percorrere 8 km di strada sterrata. Se avete intenzione di passare un'intera giornata sulla spiaggia, ricordatevi però acqua e ombrellone, perché non ci sono zone d'ombra né strutture balneari. Inoltre state attenti alle forti correnti dell'oceano, anche perché non esiste un servizio di salvataggio. È infatti sconsigliato nuotare da soli. Per non perdere i suoi favolosi tramonti, è possibile campeggiare sulla spiaggia. Ricordate però di chiedere il permesso, obbligatorio per legge. Dalle Hawaii passiamo dall'Oceano Pacifico all'Oceano Atlantico. Al largo delle coste del Brasile raggiungiamo l'area protetta Fernando de Noronha, un arcipelago di 21 isole dove troviamo Praia do Sancho, una spiaggia di sabbia bianca impalpabile e acque verde smeraldo. Attorno una folta vegetazione collinare. Si può raggiungere la spiaggia solo via mare o attraverso un percorso poco agevole in mezzo a una fenditura della roccia. È spettacolare soprattutto per le immersioni. Da gennaio a fine giugno è scelta dalle tartarughe caretta a caretta per nidificare. Risaliamo verso nord, costeggiando il Brasile. Al largo delle coste venezuelane troviamo l'isola olandese di Aruba.
rinomata per il clima secco e soleggiato e le spiagge caraibiche. Eagle Beach è la più grande di Aruba. La sua sabbia è considerata una delle più bianche al mondo e secondo TripAdvisor è la terza spiaggia più bella del pianeta. Ci sono chioschi, ristoranti e anche un casinò. La vita notturna è piuttosto movimentata e anche di giorno offre tante attività come sport acquatici ed escursioni. Si trovano ampi parcheggi, cabine, ombrelloni ed attrezzature sportive. Una caratteristica sono gli alberi, che rivolgono la loro chioma verso i Caraibi e che sono i più fotografati di Aruba. Anche qui nidificano 5 specie di tartarughe marine. Navigando verso nord nel Mar dei Caraibi, superata la Giamaica a sud di Cuba, in territorio britannico, troviamo l'arcipelago delle isole Cayman, di cui fa parte Seven Mile Beach. Queste isole sono la parte emersa di una catena montuosa sottomarina, circondate dalla barriera corallina. Il clima è tropicale, con la stagione delle piogge che va da maggio ad ottobre. Tutta la costa è esplorabile con canoe o moto d'acqua a noleggio e sono presenti i migliori bar e ristoranti dell'isola. Se vi piacciono luoghi calmi ed incontaminati, potete visitare Starfish Point, luogo dove troverete acque basse e cristalline, nel quale ammirare numerosi pesci o stelle marine, circondati da alberi di cocco secolari. E di notte, in alcuni periodi dell'anno, a Bioluminescent Bay si può assistere al fenomeno della bioluminescenza, fenomeno apparso negli anni 2000, prodotto da microrganismi presenti nell'acqua. Il periodo migliore è la settimana prima e la settimana dopo la luna nuova. Oltrepassando Cuba, a sud delle Bahamas, sempre in territorio inglese, troviamo l'arcipelago di Turks and Caicos. Comprende 40 isole pianeggianti sull'Oceano Atlantico, dove, sulla costa settentrionale di Providenciales, troviamo Grace Bay Beach, 20 km di sabbia bianchissima e acqua trasparente, protetta dalla barriera corallina. Il clima è praticamente sempre mite secco, sole splendente di giorno e serate fresche, temperature dai 20 ai 33 gradi. Come in molti paradisi naturali, l'uomo ha costruito numerosi hotel e resort, modificando la bellezza incontaminata di un tempo. Secondo TripAdvisor è la seconda spiaggia più bella al mondo per il 2020. Attraversiamo tutto l'Oceano Atlantico fino alla parte nord-orientale della Spagna. A San Sebastian, nei Paesi Baschi, nel Golfo di Biscaglia, troviamo Playa de la Concha. Concha vuol dire conchiglia, ed è proprio la forma della baia con al centro l'isola di Santa Clara, come una conchiglia con al centro una perla. La spiaggia è larga circa 40 metri e lunga più di 1 chilometro. Il mare è verde azzurro cristallino. Troviamo fra le varie attrattive anche un casinò. Nonostante sia molto visitata dai turisti e spesso molto affollata, va vista almeno una volta nella vita, essendo per noi italiani a un passo da casa. Circumnavighiamo la Spagna verso sud, passiamo attraverso lo Stretto di Gibilterra e torniamo in Italia, precisamente a nord della Sardegna, dove troviamo l'arcipelago della Maddalena. La meravigliosa spiaggia rosa di Budelli non ha nulla da invidiare a quelle caraibiche, anzi, si distingue da tutte le altre spiagge del mondo per la sabbia di colore rosa, ricca di frammenti di conchiglie, corallo e gusci di molluschi. Questa colorazione è dovuta a un microorganismo che vive dentro le conchiglie e che nel tempo vengono portate a riva, polverizzate dal vento e dalle onde, donando alla spiaggia il caratteristico colore rosa. Dal 98 è stata vietata la balneazione e l'ancoraggio delle barche, per tutelarla dai saccheggi di sabbia che alcuni turisti rispettosi hanno portato avanti per anni. Con queste misure di salvaguardia, fortunatamente, la spiaggia ha ripreso la caratteristica colorazione. L'isola di Budelli si estende sul territorio di 25 ettari di natura incontaminata e dal Monte Budello si possono ammirare le scogliere di granito e le calette con un mare paradisiaco. Come va? Siete un po' più rilassati? Siete pronti a affrontare la giornata con uno spirito più caraibico? Ricordate, godetevi la vita fino in fondo. E se vi è piaciuto il video, iscrivetevi attivando la campanella. Presto arriverà la seconda parte. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.